FP16, BF16, FP8, Int8, FP4. Scusi, ma è già uscito il Q3KS? In che senso? No, perché sennò ho fatto termo. Sì, ma non vale sulla stessa linea, l'avevo detto all'inizio. No, ma come? In che senso? No, vabbè, ma allora ditelo. Ma sapevo io. C'è neanche l'ampio parcheggio. Se bazzicate su Hugging Face per scaricare un modello AI open source da usare in locale, vi sarete scontrati con questo muro di sigle. Sembra quasi il codice fiscale di un transformer. Ma il comprendere queste sigle non è roba da snob dell'informatica. È la differenza fra il far girare un modello in modo fluido, far esplodere la vostra scheda video o peggio, perdere la pazienza sull'AI open source. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Oggi vi spiego, spero nel modo più semplice, cosa diavolo sono queste precisioni di calcolo. Vedremo la differenza fra FP16, 8 bit, cosa sono quelle lettere nei file GUF e soprattutto quale versione è più congeniale alla vostra scheda video. Partiamo dal problema di base. Cos'è il peso di un modello? L'intelligenza di un AI è data dai suoi parametri, che sono letteralmente dei numeri matematici. Per far funzionare il modello veloce, questi numeri devono risiedere nella VRAM della vostra GPU. Il problema è quanto spazio occupa ogni singolo numero, ed è qui che entra in gioco la precisione di calcolo. Se andiamo a vedere lo standard attuale con cui vengono addestrati e rilasciati i modelli, troviamo l'FP16, che sta per Floating Point 16 bit, un numero in virgola mobile, ed è il significato di questo famoso FP, Floating Point. Immaginate che ogni parametro ha a disposizione 16 caselline, i bit, per essere salvato. Un po' di caselle servono per il segno, un po' per l'esponente e altre per i decimali, la mantissa. E sappiamo che la matematica è una scienza maledetta. 16 bit equivalgono a 2 byte. Se prendiamo ad esempio un modello piccolo da 9 miliardi di parametri, come può essere Flux2 Klein appunto da 9 miliardi, lo moltiplichiamo per 2, avremo un peso di 18 GB, che è solo per il modello, al quale poi sappiamo si aggiungono i text encoder che hanno le stesse precisioni di calcolo e aggiungono ovviamente giga a tutta l'elaborazione, oltre alla risoluzione e tutto il resto. Su alcuni modelli piccoli è accessibile l'FP16 a molte persone, ma sulla maggior parte dei modelli usare l'FP16 va a saturare completamente la VRAM in un istante. Oltre all'FP16, spesso trovate il BF16, ovvero il Brain Float 16. Occupano sempre 16 bit e quindi 2 byte di spazio, ma sono organizzati diversamente. Mentre l'FP16 è precisissimo sui decimali ma non gestisce numeri enormi, il BF16 ruba bit ai decimali per darli all'esponente. Il risultato? È meno preciso al millesimo, ma ha un range di numeri gigantesco, identico a quello dei formati 32 bit. È perfetto per l'addestramento e per l'intelligenza artificiale, perché l'AI tollera bene le approssimazioni, ma odia i numeri che vanno fuori scala, il famoso overflow. Quindi se avete VRAM infinita, un server magari da migliaia di euro, o semplicemente il modello è piccolo e permette di utilizzarlo anche a queste precisioni, l'FP16 o il BF16 sono il non plus ultra. Ma noi viviamo nel mondo reale, dove la maggior parte delle schede video avvicinabili hanno tagli da 8, 12, 16 GB di VRAM e i modelli attuali hanno pesi mastodontici. Come facciamo allora a farci stare modelli da miliardi e miliardi di parametri? Semplice, li mettiamo a dieta. Prima però di parlare di diete e tagli di memoria, sveliamo un piccolo segreto per i più nerd. Molti si chiedono ma perché per avere ottime performance con formati tipo l'FP8 devo avere una scheda video recente e devo cambiarla? Non basta fare un aggiornamento ai driver o al software, per capirlo dobbiamo guardare sotto al cofano. Fino a qualche anno fa le GPU Nvidia erano composte solamente da CUDA cores, che sono praticamente degli operai tuttofare. Ma dall'arrivo delle RTX 20 Nvidia ha assunto degli specialisti, i famosissimi Tensor Core. Mentre i CUDA cores vi gestiscono la logica, la grafica e vi preparano i dati, i Tensor Core sono nati per fare una cosa sola: macinare tonnellate di moltiplicazioni di matrici gigantesche, ovvero il 90% del lavoro di un'intelligenza artificiale. Quindi sì, anche quando usate ConfUI o LM Studio nel classico FP16, i Tensor Core stanno già sudando per voi.
Il punto chiave però è che i Tensor Core non sono tutti uguali, si evolvono di generazione in generazione. I Tensor Core di una RTX 30 mangiano gli FP16 a colazione, ma non hanno minimamente l'idea di come si legga un file in FP8. È come far girare Cyberpunk 2077 sul display della vostra lavatrice, non ha proprio l'hardware per recepire il messaggio. Attenzione, ho detto Cyberpunk 2077, non Doom, perché quasi sicuramente qualcuno avrà fatto girare quel gioco anche sul display di una lavatrice. E comunque è per questo che vi serve una generazione successiva. Ha stampati fisicamente al suo interno i Tensor Core di quarta generazione, per esempio, i primi capaci di leggere anche gli FP8. Fatta questa premessa, torniamo a noi. Se avete 12 GB o 16 GB di VRAM o anche meno e volete far girare dei modelli veramente massicci, dovete scendere a compromessi. Fino a poco tempo fa l'unica alternativa era l'int8, ovvero i numeri interi a 8 bit. Se gavano via i decimali risparmiavamo metà dello spazio. Ma il problema dei numeri interi è che la distanza tra un numero e un altro è fissa. L'AI lavora con numeri microscopici vicini allo zero e se usi numeri interi perdi troppe sfumature. Risultato, il modello sragiona. E per sragiona intendo che invece di scrivervi un comodo script in Python, inizia a spiegarvi in toni accademici quanto sia ottimo fare la carbonara con la panna. Insomma, un incubo praticamente. Ed è qui che entra in gioco l'FP8. Mantiene i vantaggi e la dinamicità della virgola mobile, ma in soli 8 bit. Dimezza lo spazio, mantenendo l'AI intelligente quasi quanto l'FP16. Quella sigla incomprensibile che trovate di fianco ai file, E4M3FN, significa semplicemente che di quegli 8 bit ne usiamo 4 per l'esponente e 3 per la mantissa. È il bilanciamento matematico perfetto per mantenere il modello intelligente quasi quanto l'FP16, dimezzando però lo spazio. A volte però leggete anche la dicitura scaled. Questo perché per schiacciare un numero da 16 a 8 bit si usa un fattore di scala per non distruggerlo. Il modello viene compresso per salvare spazio su disco e la scheda video lo moltiplica al volo durante il calcolo per ripristinare la sua precisione di calcolo originale. Ma la ricerca AI corre veloce anche più dell'hardware. I modelli diventano sempre più mostruosamente pesanti e anche gli 8 bit iniziano a starci stretti. Ed ecco che arriviamo al presente, per esempio con l'architettura Blackwell delle RTX 50, che sono uscite da un anno e che hanno portato una novità molto interessante. Studiando l'architettura dei chip GB202, vediamo l'introduzione di Tensor Core di quinta generazione. La vera killer features per noi appassionati di AI locale è il supporto nativo all'FP4. Stiamo parlando di soli 4 bit per parametro, mezzo byte. Nvidia ha mantenuto la promessa, raddoppio netto della velocità di calcolo dell'AI, dimezzando al contempo i requisiti di memoria rispetto all'FP8. Tutto stupendo, l'unica cosa però che non sono riusciti a comprimere a 4 bit è il prezzo a cui ce le stanno vendendo, per cui serve sempre un'architettura finanziaria a 64 bit. Immaginate di far girare un modello da 30 miliardi di parametri occupando solo 15 giga di VRAM e a velocità folli rispetto al passato. E per spremere al massimo questa precisione, Nvidia ha creato una sua versione, la NVFP4. È ottimizzata a blocchi cercando di ridurre a zero la perdita di qualità rispetto all'FP4. È quindi un formato vettoriale proprietario dove la quantizzazione viene fatta appunto, come dicevo, a blocchi, ovvero il block scaling. Invece di calcolare il fattore di scala per ogni singolo numero, lo si calcola per un gruppo di 16 parametri alla volta. Questo stratagemma permette di scendere a precisioni microscopiche riducendo a zero le perdite, meno memoria occupata, meno colli di bottiglia, prestazioni mostruose. Ma se in questo momento non avete una RTX 50 o 40 per fare un esempio e volete comunque far girare modelli grossi, come potete fare? Ed è qui che ci salva il software. Formati come l'AWQ o il famosissimo GUF sono la nostra salvezza. Ma prima di snocciolare sigle, ma cosa diavolo significa quantizzato? Immaginate di avere una foto 4K pesantissima. Se la ridimensionate a 1080p, perdete dei micro dettagli, ma il soggetto si riconosce benissimo e il file pesa 1/10. La quantizzazione fa lo stesso. Taglia e arrotonda i decimali meno importanti della matematica dell'AI
per salvare spazio, senza lobotomizzare il modello. I file GUF nascono proprio come contenitori, per permetterci di caricare in memoria e usare modelli che sono stati già quantizzati a monte da altri. Prendiamo una sigla che manda in tilt tutti, Q4KM. La Q sta per Quantized, il 4 indica i bit usati. Le lettere finali S, M ed L stanno per Small, Medium e Large, a indicare lievi variazioni di peso, ma la vera genialata è la K, i K-Quants, un mix perfetto che usa 4 bit per i calcoli di base, ma tiene a 6 o 8 bit i neuroni più importanti. A questo punto però devo fare un disclaimer enorme perché non voglio che crediate al marketing dello zero perdite di qualità. Ma quanta intelligenza perdiamo veramente quando tagliamo i bit in questo modo? Facciamo la scala alcolica dell'intelligenza artificiale. Se passate da un FP16 a un FP8, il modello è sobrio e ha gli occhiali da vista. Avete praticamente il 99% della qualità originale. Se scendete a 4 bit, come ad esempio un Q4 o un FP4, il modello ha bevuto un paio di spritz. È ancora brillante, intrattiene ottime conversazioni ed è forse il connubio perfetto per la VRAM. Ma forse non gli affideremmo il rientro di uno shuttle e su qualche immagine perderemmo qualche micro dettaglio. Ma se scaricate versioni estreme a 3 o 2 bit come il Q3 o il Q2, il modello è alle 4 di mattina dopo un open bar, arriverà abbracciandovi come un amico di lunga data, camicia aperta, sbiascicando. L'LLM vi scriverà codice senza senso e i modelli di generazione di immagine inizieranno a farvi più braccia, 20 dita e cose di questo tipo. Scaricate 2 bit solo se la vostra scheda è davvero, ma davvero alla canna del gas. Fin qui abbiamo compresso il cervello, ma c'è un altro limite fisico letale, la KV cache, ovvero la memoria a breve termine che colpisce soprattutto gli LLM. Più scrivete un modello o gli date documenti da leggere, più questa cache man mano si riempie, finché la VRAM si satura e il sistema vi saluta. Ed è qui che arriva la vera bomba sganciata di recente. Parlo di TurboQuant di Google. Inizialmente ha fatto un clamore mediatico assurdo perché prometteva sulla carta una riduzione di 6 volte della memoria. Ma attenzione all'hype. Come evidenziato benissimo il canale 2 Minute Papers, i primi test reali sul campo mostrano un risparmio della KV cache intorno al 30-40% e un aumento della velocità del 40%, che, capiamoci, è comunque un risultato pazzesco a costo zero. Ma come funziona? A differenza dei GUF, TurboQuant non comprime il modello, ma comprime il contesto e lo fa unendo genialmente 3 step. Nel primo esegue una rotazione casuale dei vettori per spalmare i dati in modo uniforme prima di comprimerli. Nel secondo li quantizza schiacciandoli brutalmente a pochissimi bit. Nel terzo si rivela la misteriosa sigla QJL, ovvero una tecnica matematica chiamata trasformata di Johnson-Lindenstrauss. Questo QJL funge da correttore di bozze per garantire che le distanze matematiche fra i numeri rimangano intatte e il modello non faccia allucinazioni. Il risultato? Presto potrete dare in pasto interi libri all'AI senza dover fare il mutuo per comprare una scheda video da server. A questo punto però so già che fra i vari dubbi potrebbero sorgerne 2 in particolare. Il primo potrebbe essere: ma se ho fatto la follia di comprare una RTX 50, visto i prezzi attuali, che ha i Tensor Core FP4, vuol dire che farà girare alla stessa velocità folle anche i Q4? E il secondo potrebbe essere: ma se ho una scheda video che non supporta a livello hardware l'FP8, posso comunque usarli per esempio in ConfUI o LM Studio? Allora partiamo dal primo. Un GUF a 4 bit, ovvero il Q4, non equivale all'FP4. Parlano 2 lingue matematiche diverse. Infatti nessuna scheda video calcola nativamente i GUF nei suoi Tensor Core. Sapete cosa fa la vostra GPU quando usate un GUF? Usa i classici CUDA cores per decomprimere al volo i pesi, in questo caso a 4 bit, e riportarli a FP16, per poi darli in pasto ai Tensor Core per il calcolo. Il GUF è solo un trucco geniale per non saturare lo spazio e la banda passante per la VRAM, ma non accelera il circuito di calcolo. Ed è per questo motivo che quando usate un GUF avete sì un risparmio, ma alle volte può essere anche più lunga l'elaborazione. Per il secondo dubbio invece, che era quello legato al poter far girare un modello FP8 senza una scheda compatibile a livello hardware, la risposta è sì, ma grazie al software fallback.
Ma attenzione, costringete i vostri vecchi CUDA cores a tradurre faticosamente i calcoli senza l'aiuto dei tensor core specializzati. È un po' come avere un interprete simultaneo che deve tradurre un saggio di fisica quantistica dal giapponese al bergamasco stretto per poi passare l'informazione. La conversazione arriva alla fine, sì, ma con la sua tempistica. C'è poi un discorso similare che è l'offloading, ovvero che se il modello va a saturare completamente la VRAM della scheda video, grazie a ConfUI e altre applicazioni viene fatto lo svasamento sulla RAM di sistema. Ricordatevi comunque che la banda passante della VRAM è abnormemente più alta rispetto alla RAM di sistema. Il modello funzionerà certo, ma l'offloading vi farà generare del testo o delle immagini a velocità strazianti, che nel frattempo potreste seriamente considerare di iscrivervi all'Accademia di Belle Arti, imparare a dipingere ad olio, farvi un bel quadro e appenderlo in salotto, e probabilmente ci mettereste meno tempo. Proprio per evitare di farvi impazzire con hardware lock, interpreti bergamaschi e limitazioni fisiche, ho creato 2 web app open source che trovate gratuitamente sul mio GitHub. La prima si chiama KeySimply, basta inserire quanta RAM e che scheda video avete e vi consiglierà matematicamente quale formato potete far girare in modo fluido sul vostro sistema. La seconda è Shunt, un vero e proprio hub collegato, dove troverete i link ai modelli, text encoder e VAE nelle varie precisioni di calcolo. Trovate il link qui sotto in descrizione. Usateli perché vi risparmieranno parecchi mal di testa e vi eviteranno di scaricare 40 giga di roba inutile. E comunque avevo fatto terno, avevo diritto a un premio. Vabbè, comunque spero che questo video vi sia stato utile per avere un'infarinatura generale su queste precisioni di calcolo. In realtà, come ben sapete, ce ne sono veramente a tonnellate e vederle tutte nelle varie combinazioni sarebbe molto complesso. Come avete visto in alcuni punti del video, si va a parare in discorsi un po' troppo tecnici e matematici, quindi volevo evitare di fare una roba così difficile da seguire, anche perché, vi dico la verità, non ho conoscenze così avanzate fino a quel punto. Però almeno spero vi sia chiaro dove dirigervi per scegliere un modello, se FP16, BF16, FP4, NVFP4 oppure i GUF, o vedremo poi l'arrivo di Turbo Quant, ma da quello che ho capito coinvolge soprattutto gli LLM per come si applicano queste ottimizzazioni, tipo quella KV Cache. Se non vi siete ancora iscritti, magari iscrivetevi, così non vi perderete i prossimi video, e magari commentate anche che precisioni di calcolo preferite usare solitamente. Ma sappiate che c'è il server Discord dove anche questi argomenti vengono snocciolati in modo più tecnico, più avanzato, ma anche in aiuto a chi non ha capito bene cosa fare, dove mettere le cose, come avviare determinate web UI e così via. Ma se volete aiutare questo canale a crescere, sappiate che c'è la pagina Patreon, dove nel caso di ConfUI metto spesso i workflow in anticipo o comunque sia condivido varie cose, in modo tale magari da fare nuovi video, nuove rubriche come gli ultimi che sto facendo. E allora ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao!